io spesso le faccio anche molto in movimento, le foto quindi non precise, però poi alla fine le proporzioni e le prospettive comunque devono ridare, cioè le linee devono avere un senso nella foto perché poi sono una parte fondamentale della fotografia stessa è che le linee siano messe in un certo modo così da attirare, da portare l'occhio dove lo vuoi portare tu. Però è una cosa che faccio inconsciamente, non la faccio. In maniera ricercata. Sì, sì, mi esce naturale proprio questa cosa mia, una mia piccola dote. E allora con questo piccolo intro io direi di salutarti. Ciao Alessandra Pace. Ciao Alessandra. Marzio. Ti voglio chiedere subito com'è nata questa passione per la fotografia, questo amore, questa arzura, non lo so, questa... Io dico sempre che è nata un po' per caso, un po' per fortuna o un po' per destino. Per caso perché comunque io non ho studiato fotografia, non ho studiato arte, ho fatto studi letterari, però che certo c'è sempre dell'arte chiaramente dentro, però non ho mai frequentato ambienti artistici, se non che non so se ti ricordi che io ho avuto un locale che esiste ancora, il Post Bar. Veramente? Eh sì. Ah, beh, io adesso lo conosco, ma non sapevo fosse... Sì, l'ho aperto io nel 2007 insieme al mio ex marito e Ok, proprio ora lì, ricostruisco i pezzi. sì, 2007. nel 2007, è proprio lì che ho iniziato ad avere un contatto con l'arte più diretto perché organizzavamo delle mostre di artisti locali, tra cui abbiamo ospitato una delle prime mostre di Millo. E Certo. quindi avere a che fare con l'ambiente artistico in maniera un po' più ravvicinata mi ha spinto in un periodo un po' difficile della mia vita dove comunque ho dovuto decidere di vendere il locale perché non, ero arrivata alla conclusione che non volevo più fare quel tipo di vita, non avevo più voglia di lavorare di notte e di scontrarmi con certe dinamiche Mhm. che conosciamo bene. Quindi per hobby, non perché avevo intenzione di fare la fotografa, ho preso in mano questa macchina fotografica, ho fatto un piccolo corso di fotografia con Claudia Ferri, non so se la conosci, che è una No. fotografa di Pescara molto affermata che ora vive a Milano, Ah, ma una cosa tra amici, anche perché lei lavorava al post bar, quindi è stata una cosa così tra amici, però lei mi mise in mano, mi disse se devi iniziare a fare le foto devi iniziare con questo e mi diede una Nikon F301 ok. tutta manuale e mi disse devi cominciare così a imparare. Quindi mi ha fatto 3-4 lezioni dove mi ha dato le nozioni base e poi io sono partita e poi dopo un po' anche grazie ai social io usando casualmente degli hashtag che non sapevo neanche bene cosa fossero Sì. mi hanno preso per una mostra a Bologna, il CIFEST, il Circolo Fotografico di Savignano, che anche loro molto lungimiranti avevano fatto una sezione, era una mostra molto grande dove c'erano grandi nomi della fotografia italiana, in più avevano fatto una gallery con degli artisti emergenti presi da Instagram perché loro avevano capito la potenzialità del mezzo e che probabilmente tra vari Instagrammer ci Mhm. poteva essere qualcuno che invece Certo. aveva un qualcosa in più e quindi poi da lì cosa nasce cosa mi sono ritrovata in questo mondo e diciamo che tutto quello che mi è capitato io non mi sono mai tirata indietro perché era proprio quel punto della mia vita in cui ho capito che bisogna buttarsi nelle cose, non bisogna avere paura, avevo già maturato questo mio cambiamento e la fotografia mi ha praticamente poi coadiuvato ancora di Mm. più a cambiare tante cose della mia vita, del mio modo di vedere le cose. E come dico sempre, mi ha salvato assolutamente. Poi il fatto, tu dici, ok, la fotografia, ma perché la fotografia erotica? E anche Ma anche le questo. prime foto erano così? No, perché io ho sempre fatto anche foto di paesaggio, Ah, comunque ritratti sempre. ok. Diciamo che per me, io foto di paesaggio continuo a farne più per me.
per una cosa mia personale non ho dei progetti sul paesaggio, però per me nella fotografia è importante il soggetto, cioè il rapporto anche con il soggetto, quello che il soggetto ti insegna e lo scambio reciproco anche di energie e di vibrazioni. Diciamo, nell'ambito erotico mi ci sono ritrovata anche qui un po' per caso, un po' per fortuna, un po' per destino. In realtà per me la fotografia è stato un mezzo di liberazione, prima per me stessa e poi per gli altri, cioè una volta che mi sono io liberata facendo il mio percorso, perché ho iniziato facendomi degli autoritratti. Quindi mi sono messa per prima davanti alla macchina fotografica e questo secondo me mi ha molto aiutato poi nel fare ritratti alle altre persone, perché quando tu sai cosa si prova a stare dall'altra parte, allora puoi sviluppare un'empatia per poi fotografare gli altri e soprattutto per far sì che gli altri si fidino di te, che è una cosa molto importante soprattutto nel mio ambito, che è un ambito un po' delicato, dove comunque le persone si donano e si rendono molto certo. vulnerabili, quindi per questo la fiducia è molto importante. E perché mi sono ritrovata per caso in questo ambito erotico, però devo dire la verità che probabilmente era un po' nel mio destino, nel senso che per me la fotografia erotica è stato un percorso di vita, un viaggio che mi ha aiutato, che mi ha liberato da tanti retaggi culturali di cui io pensavo di non essere vittima. Invece poi ho scoperto di esserci dentro con tutti i piedi, con tutte le gambe e tramite appunto questo percorso fotografico che ho fatto prima su me stessa e anche avendo il contatto con il mondo artistico, ho cominciato a capire e vedere che il rapporto con la propria fisicità, sessualità, sensualità era una cosa che poi nel mondo, comunque nella maggior parte delle persone, era una cosa che si viveva con grande naturalezza, mentre per me era un grandissimo tabù. Devo dire che io per gran parte della mia vita ho avuto questa parte quasi, come, non mi viene il termine, cioè tronca proprio, non pervenuta, perché sono cresciuta in una famiglia borghese cattolica, ho ricevuto la classica educazione cattolica borghese, ma a casa mia veramente la situazione era questa, cioè che mia madre e mio padre non hanno mai pronunciato la parola sesso, addirittura non mi hanno mai portato dal ginecologo, ci sono dovuta andare io da sola quando ho iniziato a lavorare. Questo per farti capire quanto poi una certa ignoranza faccia dei danni un po' grandi. E oltre a queste cose tecniche, però, proprio la mia sfera sessuale, sensuale, erotica non erano sviluppate perché non erano proprio concepite. Quindi tramite la fotografia e il contatto con altri artisti ho capito quanto invece fosse importante questa parte, che non è una parte che si può tenere nascosta, certo. e soprattutto mi sono proprio sentita liberata da certe oppressioni e dalla paura del giudizio degli altri, che è una di quelle cose che in questo tipo di educazione ti infondono, ma poi gli altri cosa penseranno? Una volta che mi sono liberata di questo è stato tutta una scoperta e chiaramente io sono cambiata molto come persona, sono diventata molto più sicura di me stessa e ho tolto un sacco di negatività che prima probabilmente mi affliggevano. Quindi poi per questo è stato bello fare la stessa cosa con altre persone, perché poi il fatto che io mi sia messa di fronte a una telecamera, ma non sono una modella, cioè sono una persona normale, ha spinto molte persone a dire, cioè se l'hai fatto tu posso farlo anche io, e ho fatto nascere in tante persone anche l'esigenza di mettersi alla prova con questo e poi da lì sono venute altre cose molto importanti come far capire
come lanciare il messaggio al pubblico che la bellezza non è una questione di fisicità, ma una questione di personalità, cioè un mix tra l'interiorità e l'esteriorità e come si esprime anche la propria personalità, e quindi quello che mi preme molto esprimere, cioè il messaggio che io voglio mandare è che tutti i corpi sono belli, soprattutto in questo periodo storico in cui l'omologazione la fa da padrona, e ci sono degli standard di bellezza che noi siamo bombardati ogni giorno da standard di bellezza irraggiungibili, comunque falsi, e questo crea nelle persone un senso di insicurezza, di inadeguatezza, mentre io ho tutta un'altra visione, e siccome ci credo tanto in questa cosa, poi le persone che posano per me lo capiscono, e lo capiscono anche le persone che vedono le mie fotografie, cioè la bellezza non è l'omologazione, ma è proprio sta nella varietà del fatto che siamo tutti diversi, che ogni fisico può avere la propria bellezza, che le rughe o un chilo di troppo, Certo. una cicatrice o un neo sono delle cose che ci distinguono dagli altri e ci rendono unici, e quindi sono i nostri punti di forza e non i nostri punti di debolezza. Infatti anche per questo, per dirti, ho un progetto che ho iniziato da poco, che purtroppo, siccome faccio tantissime cose, non sono ancora riuscita a renderlo corposo, lo vorrei rendere ancora più corposo, ed è un progetto sulla bellezza femminile over 35. Anche ieri che eravamo all'Indie Rocket ci siamo visti, stavo parlando con una ragazza che ho fotografato tanti anni fa, tipo 15 o 20 anni fa. Lei è sempre stata bellissima, una delle più belle di Pescara, e adesso che è diventata anche madre è ancora più bella di prima, e quindi le ho detto guarda, io ti voglio rifotografare perché sto facendo questo progetto, e ci siamo proprio messi a parlare del fatto che è importante lanciare questo messaggio alle donne sul fatto che la bellezza appunto risiede anche nella consapevolezza, nella personalità, nello stile, Certo. e quindi è molto importante l'accettazione di noi stesse, del nostro corpo, e niente, ora mi sono un po' persa, non mi ricordo più cosa volevo dire, però ci tengo molto a questo progetto sulla bellezza over 35, ma faccio presente che io fotografo anche gli uomini, adesso mi sono soffermata sulla questione femminile, però... Ma vorrei confrontare, diciamo, le foto di 15 anni fa con oggi, o semplicemente... Ma sì, quello anche lo farò, però il progetto sarà incentrato proprio su donne over 35 o madri o no, questo non importa, cioè per dirti anche io sono una protagonista di questo progetto, però non sono madre, ma no, perché poi c'è la questione della MILF, Mother Elect to Fuck, ok? So però che ci sono altri progetti che tu stai portando avanti adesso, questo periodo, diciamo così. Sì, in realtà io ho diversi progetti aperti, però magari ci terrei a parlare del fatto che a me interessa molto la provincia, e la realtà della provincia, sia pescarese che abruzzese un po' in generale, un po' perché l'Abruzzo per me è tipo il mio set a cielo aperto, quindi lo uso molto, giro molto per cercare posti e sfondi per le mie foto, ma anche perché quello che mi interessa, essendo io una ragazza di provincia che ha scelto di rimanere a Pescara e di non andare fuori a cercare lavoro fuori, nonostante la vocazione della mia fotografia è abbastanza internazionale, anche perché ho una casa editrice che pubblica i miei libri, che anche lei, la casa editrice ha sede a Milano, ma... Puoi dirlo il nome, lo mettiamo. Ah sì, King Koala Press, ringrazio anche tantissimo il mio editore Jacopo Buranelli, che è un editore che dà molto spazio agli artisti, non è un editore castrante. Grazie allora. No. Sì, ha un approccio che io apprezzo molto, diciamo un approccio non di un classico maschio, ma quindi una persona che mi ha dato tanto e che crede tanto in me.
E quindi nonostante io abbia questa vocazione un po' internazionale, io sono comunque una ragazza di provincia e amo la vita di provincia con tutti i limiti che ha. Chiaramente posso amarla perché la mia vita ha sfogo un po' in tutto il mondo, cioè i miei contatti, le mie connessioni sono senza confini, quindi se io fossi semplicemente una ragazza che vive qui sarebbe sicuramente limitata la mia vita. Però avendo io connessioni molto aperte, io amo stare qui, ci sono tante cose che apprezzo di questo tipo di vita. Quando io ho iniziato a fare foto intorno al 2012 non trovavo soggetti fotografici in zona perché insomma era ancora molto tabù la questione, però dopo 3-4 anni, quindi cosa facevo? Andavo al nord, dall'Emilia Romagna in su, fotografavo le Suicide Girl, ragazze già un po' famose che posavano. Però poi col passare del tempo, anche penso grazie al lavoro che ho fatto io, anche grazie un po' ai social che hanno sdoganato il mio lavoro, ho iniziato a trovare soggetti qui e penso che i soggetti che io ho trovato qui in Abruzzo siano anche più interessanti, soprattutto per il fatto che non sono ragazzi o ragazzi che solitamente posano, anzi io spesso tante persone che ho fotografato, per loro era la prima esperienza davanti all'obiettivo. Quello che mi piace di questo è sicuramente la naturalezza, perché quando una persona non ha mai fatto un servizio fotografico non è consapevole dell'immagine che uscirà poi, Certo. cosa che non succede con chi posa da tempo. Quindi questa autenticità, questa spontaneità è quello che mi piace tantissimo ottenere con le mie fotografie, e in più perché chiaramente nella vita di provincia ci vuole un po' più coraggio ad essere un personaggio più particolare che insomma un personaggio non omologato agli standard Di un po' base essere tristi. se stessi, solo che è difficile a volte essere se stessi quando tutti gli altri, no, sono un po' Sì, quando rigidi su comunque uno schema e tu ti senti un po' diverso e dici ma lo devo dire che sono un po' diverso, mi faccio i fatti miei. No? sì, che comunque vieni guardato anche in un certo modo o ti vengono affibbiati dei giudizi o pregiudizi che non ti appartengono. Per dirti, ecco, io ho anche un progetto sulla comunità BDSM abruzzese. Tra l'altro ho scoperto dei personaggi davvero super interessanti a livello fotografico, a livello anche di storia. E anche qui cioè, è chiaro che fare un progetto sul BDSM, se lo fai a Milano, se lo fai a Torino, a Roma, non ha la stessa valenza di farlo qui, dove comunque appunto ancora oggi se ti metti un collare o non lo so, una gonna di certo. lattice ti guardano male o ti danno il pervertito, pensano che chissà che tipo di persona puoi essere. E quindi per me è molto importante portare alla luce certi argomenti per cercare anche di normalizzare la percezione del pubblico rispetto a questi argomenti un po' cioè non sono argomenti delicati, sono argomenti normalissimi che fanno parte della nostra vita, però purtroppo tutt'oggi è una realtà che ci sono ancora degli stigmi, ci sono ancora dei pregiudizi e basta iniziarne a parlare, secondo me, e poi le cose si semplificano e si risolvono da sole. Spesso si creano queste cose più perché uno non dice e poi quindi si amplifica questo terrore quasi, no, di sì, certi... o perché non conosce o perché si preclude la conoscenza. Io sono contento del fatto che si possa parlare di qualunque cosa e oggi inizio a vedere anch'io a Pescara che piano piano ci si inizia un po' a rendere conto che siamo nel 2025 e poi non sì, ma guarda, anche nel mondo siamo molto indietro per tante cose, lo sappiamo. Anche abbiamo problemi anche con l'educazione sessuale nelle scuole. Tantissimo. Ecco, quindi c'è ancora tanta strada da fare, però l'importante è fare perché cioè, per quanto riguarda il mio stile fotografico, comunque la mia... Oddio, ho toccato il microfono. Per quanto riguarda anche un po' la mia storia, mi è successo tante volte che delle persone venissero da me a dirmi guarda, grazie perché io guardando le tue foto all'inizio mi davano fastidio, poi man mano che le ho cominciate a guardare
mi sono abituato, non mi hanno dato più fastidio certe cose e poi ho capito, ho riflettuto, ho pensato, quindi magari non posso salvare tutto il mondo, però posso salvare qualcuno ed è meglio di niente, Certo. e questa è una cosa che mi dà tanta soddisfazione. Continuerò ad andare avanti con questi miei progetti e tra l'altro lo accenno solo perché è ancora molto in embrione, farò un lavoro sulla disabilità e la sessualità. Ah, Perché comunque la sessualità è un diritto di tutti, ma certo. purtroppo è ancora negato per alcune categorie e quindi sarà un lavoro molto lungo, probabilmente una trilogia, avrò delle persone che mi aiuteranno. Vabbè, poi 3000 presto, progetti, fai sì, 1000 sì, cose, sono troppe. bellissimo, no, bello, Sì. sono super contento che fai cose. Ma adesso ti voglio chiedere qualcosina riguardo queste foto che mi hai portato, Sì. a partire dalla foto di questo mare, di quest'onda. Mi vuoi dire qualcosina, raccontare qualcosina? Sì, allora ho scelto queste 3 foto perché sono 3 foto che, ogni volta che le guardo, nonostante le guardo da diversi anni, ce l'ho anche qui appese sui muri, sono foto che non mi stufano mai, sono sempre innamorata come il primo giorno, forse anche di più. Mhm. Allora, partendo dalla foto dell'onda, Sì. questa foto la considero un po' un manifesto della mia fotografia perché dentro c'è tutto quello che a me piace in una foto, a partire dei dettagli tecnici, ovvero la luce del crepuscolo, con tutta questa sfumatura dal rosa al viola al Mhm, blu. mhm. Ehm, e poi c'è quest'onda del mare con questi schizzi che sono anche abbastanza illuminati bene dal flash. Comunque l'ho realizzata con una macchina fotografica, mi fa un po' sorridere questa cosa perché è una macchina fotografica subacquea a pellicola che veniva usata dall'esercito italiano, quindi c'è Veramente, un macchinario con uno scafandro giallo pazzesco. impermeabile Ma ce che l'hai ancora questa? ce l'ho ancora, però purtroppo è rotta. Poi se vuoi la vado a prendere. Purtroppo si è rotta e infatti anche per Cavolo, questo questa foto è diventata una delle mie preferite perché questa macchinetta è impossibile da usare sott'acqua fondamentalmente, a meno che non c'è l'attrezzatura. Ho cominciato ad usarla fuori dall'acqua e mi dava questi risultati fantastici. bello. E niente, quindi a parte queste cose tecniche, Mhm. quello che mi piace di questa foto è il fatto che questa ragazza, questo corpo di questa ragazza sia avvolto dall'onda, ci trovo una grande poeticità nel corpo di questa ragazza e nell'onda che l'abbraccia, poi mi fa pensare un po' a Venere che nasce Mhm. dalla spuma del mare. Lo sguardo della ragazza, per me lo sguardo nelle mie fotografie, nei miei ritratti è fondamentale, lo sguardo esprime ciò che a me piace, cioè nel senso che in questa foto non c'è la presenza del fotografo e quindi la ritengo una foto ben riuscita proprio per questo motivo. Ehm, sì, e poi anche perché in realtà è il risultato di una giornata molto faticosa, nel senso non è che è stata fatta al crepuscolo, perché io sono quel tipo di fotografo che Ricerca quel momento della giornata. no, cioè nel senso quello Ci sei arrivata. chiaramente è il momento migliore per fare le foto, però non sono una che calcola, che sta lì, ma in realtà siamo arrivati proprio che stava per fare notte Ah, sì. perché ci sono stati una serie di ritardi, persone che mettevano bastoni tra le ruote, poi eravamo 3 fotografi, gli altri 2 erano maschi Ah, ed erano un po' castranti nei miei confronti, sai anche quando sei in 3 a fare foto, magari uno si sovrappone all'altro, però poi alla fine il fotone l'ho fatto io, quindi nonostante tutte le negatività e loro hanno accettato la sconfitta, spero. Diciamo non magari per questo servizio fotografico sì, ma poi in generale sulla lunga linea Ritiro magari la no, domanda. magari no. Però ecco, è quello che nel senso che mi ha fatto capire che comunque io spesso veramente faccio foto in situazioni assurde, al limite, Mhm. però riesco sempre a portare avanti la mia visione e la mia poetica
nonostante poi non sia facile gestire le situazioni che si creano intorno ad uno shooting, e quindi è una cosa che che mi ha fatto bene a me per la mia autostima, ecco. Poi, Anzi, dico soltanto una cosa, perché sì, sennò vai. in realtà non capisco perché c'è tutta questa competizione tra i fotografi, Sì, quando si può semplicemente apprezzare le altre cose e possono essere diverse, ti possono piacere o non piacere, ma qual è il problema? Cioè, accettare anche qui la diversità in qualche modo, cioè sì, nel senso, esatto. perché c'è tutta questa competizione che tutti vogliono fare Vabbè, in quel le cose caso, meglio perché... Ma che... in quel caso lì c'erano delle cose, delle dinamiche No, no, non volevo un ora... po' più profonde, però purtroppo devo dire, soprattutto da noi, Mhm. è triste perché c'è molta competizione. Anche io sono stata spesso attaccata da persone che poi non fanno un tipo di fotografia Diversa, completamente dici. diversa, quindi non siamo neanche concorrenti. E siccome io sono fatta in tutt'altro modo, cioè nel senso che per me io credo tantissimo nelle collaborazioni tra gli artisti, quindi nella contaminazione. Se ho dei colleghi che fanno bene, che lavorano bene, io sono fiera e felice per loro e cerco di prendere spunto da loro, cioè quindi non faccio la guerra, anzi dico: ah, fammi capire come ha fatto questa persona, che bello, interessante, bravo, cioè non mi metto mai in sfida perché comunque a me non interessa, cioè a me interessa il mio lavoro, il mio messaggio, cioè a me interessa fare il mio lavoro e basta, non vado a vedere quello che fanno gli altri e poi di conseguenza faccio altro, cioè, quindi pure io non capisco la competizione così sterile, Mm. non la capisco, non l'accetto e non la condivido. Parliamo della seconda foto, la neve. Parliamo della seconda foto della neve, sì. Allora, questa è una foto recente, mentre quella dell'Onda è del 2018, mi sembra. Mhm. Questa qui è una foto del 2025, febbraio 2025, perché un giorno io che dico tanto l'Abruzzo, il mio set a cielo aperto, dico ma io non ho mai fatto una foto sulla neve, cioè una foto, com'è possibile questo? Mi sono accorta solo l'anno scorso e quindi dico, cavoli, devo rimediare. Conosco un istruttore di sci che si propone di farmi da fixer. E vado finalmente lì, in questa foto siamo no, sulla Remonia, piano delle 5 miglia. Mhm. Lui mi suggerisce questo posto perché comunque la strada è interrotta, c'è questa montagna che è praticamente isolata, e il Bellissimo. bosco è bellissimo, sì, infatti. E quindi io sempre mi sento con più persone, ho sempre tante persone che devo fotografare, mi riesco ad organizzare, partiamo. Abbiamo praticamente rischiato la vita perché ti giuro c'era una nebbia incredibile. Da quando abbiamo preso poi la strada di montagna non si vedeva a 2 centimetri, non si vedevano la segnaletica orizzontale, non si vedeva, quindi non si capiva dove finiva la carreggia. Una tragedia, però siamo arrivate e quindi c'era questa nebbia, era una luce, è stata una cosa surreale, uno degli shooting più belli, emozionanti della mia vita. Tra l'altro mi sentivo come la protagonista di Pictures of You dei The Cure, cioè mi sono sentita un po' così. Questa ragazza Nicole è stata super eroica, perché ha posato insomma sulla neve. E quindi cioè, ci sono affezionata perché diciamo che negli ultimi tempi ho dovuto un po' riprendere in mano la digitale Mhm. perché i rullini sono aumentati di prezzo a dismisura. Si parla che siamo passati da 2,50 € a 13,50 €. Quindi comunque ho dovuto fare un po' una scelta e faccio ora degli shooting misti digitale e analogico. Però poi cosa succede? Che siccome il digitale ce l'ho subito pronto, io subito vado con le foto digitali e poi quando vado a riprendere il rullino dopo un mese, 2 mesi, dico vabbè, le guardo, poi insomma la fotografia Lo analogica è capisco. molto lenta, devi scansionare, devi spuntinare. Dico, ma chi me lo fa fare? Oramai ho quelle digitali. Però proprio questa foto qui, infatti quel giorno ne ho fatte pochissime a pellicola, ne ho fatte tipo 10 a pellicola. Cioè, mi ha fatto capire Mm. che Comunque comunque il sia... mood della pellicola Però... non ce n'è.
E quindi è una foto che mi fa veramente tanto emozionare, un po' perché mi ricorda tutti quei momenti in cui abbiamo rischiato la vita e soprattutto al ritorno di notte. Mi ha fatto riapprezzare tanto il valore della fotografia analogica, che non ho mai abbandonato. Poi io faccio ancora anche le Polaroid. Sì. E poi perché ho realizzato questo sogno di fare foto erotiche sulla neve, che in Abruzzo mi sembra il minimo per rappresentare Infatti questa regione. E invece la terza foto che ce l'abbiamo qui di fronte, ci sono affezionata perché questa è la più vecchia di tutte, nel senso che è una foto del 2016. Innanzitutto ci sono tante emozioni legate a questa foto, perché lei è una delle prime persone un po' importanti che ho fotografato, si chiama Tessa Curaggi, è una delle modelle fetish più famose al mondo. Io facevo foto da poco, forse da 2-3 anni, 4 anni. Non mi sentivo sicuramente all'altezza di fotografare lei, però appunto col fatto che mi sono buttata. Quindi ci sono affezionata un po' per questo, perché è stato un momento di crescita per me, chiaramente. Sì. Un po' perché, come vedi, lei ha questo chopstick che quel giorno in cui ho fatto la foto non sapevo che cosa fosse, quindi diciamo che è stato un po' uno dei miei primi approcci al BDSM, quindi ad argomenti come dolore e piacere, sottomissione e dominazione. Quindi stiamo facendo queste foto con lei, che stupenda così, anche se non fa niente, però dice: ma perché dai, facciamo qualcosa, inventiamoci qualcosa, mettiamo qualcosa in più. Eravamo a casa di un'amica, c'erano queste bacchette cinesi, lei ha preso queste bacchette, ha preso 2 elastici e ha creato questo chopstick. Io sono rimasta abbastanza colpita da questa cosa. E poi effettivamente, cioè, è vero che questo ritratto poteva essere anche bello senza il chopstick, ma questa cosa in più a me dà tante emozioni, mi ricorda appunto i miei primi passi nel mondo appunto del BDSM, di questo tipo, di questo modo di vivere la sessualità. Poi tra l'altro questa in realtà è una Polaroid, cioè in realtà è una Fuji Instax che io ho ritagliato, perché la Fuji Instax è il formato wide, è troppo grande. Il mio occhio è 35 mm, è settato così. Quindi anche il fatto che io l'abbia un po' smarmellata perché comunque è una foto fatta da una scansione di una fotografia, e quindi c'è questo effetto anche un po', adesso non so se si vedrà, però c'è questo effetto un po' sfocato che mi piace tanto. In realtà volevo dire questa cosa che è importante, che l'ironia, anche l'onirico, però l'ironia è una parte molto importante della mia fotografia, perché chiaramente il tema della sessualità deve essere vissuto in modo molto leggero, quindi non in modo morboso, non in modo oggettivizzante del corpo. E per me l'ironia è la chiave di lettura, è una chiave intelligente per poter discutere di certi argomenti che comunque, anche se oggi se ne parla di più, però sono sempre delicati e fanno parte della sfera intima e personale. Stupendo. Mi piace questa cosa poi dell'ironia. Io non ci avevo mai pensato a questa cosa, ma adesso che ho sentito queste cose che mi hai raccontato, riguarderò le tue foto e vedi, ho una chiave di lettura che secondo me mi aiuterà anche di più a capire, a entrare più in profondità degli scatti. E spero anche gli altri. Questo alla fine serve per questo. Ci si fa conoscere per poter leggere anche meglio quello che uno fa, altrimenti adesso siamo abituati ad andare molto veloci. Primo impatto, ma a me del primo impatto non me ne frega più niente, io voglio andare oltre il primo impatto. Sì, il periodo storico dove l'apparenza conta più di ogni altra cosa, noi ci salviamo proprio perché andiamo controcorrente. Tanto che male c'è. Al massimo ci mettiamo un po' più di tempo con qualcosa, magari riusciamo a raccontare almeno un punto di vista alternativo, diverso. Alessandra, grazie di tutto. L'abbiamo fatta. Grazie a te. Basta, non so mai, questa è una cosa che dico sempre, ma non so mai come chiudere le interviste, quindi a un certo punto taglio. Quindi chiuderò, a un certo punto avrò